Salve a tutti e bentornati sul mio canale dedicato alle verità nascoste e agli scandali che animano il dietro le quinte dello spettacolo. Se vi piace essere i primi a scoprire cosa si cela oltre i flash, lasciate un mi piace, iscrivetevi e attivate la campanella. Il vostro sostegno è la forza che mi permette di offrirvi contenuti sempre più approfonditi. Oggi affrontiamo un caso che sta incendiando i social, le presunte immagini di fidanzamento tra Mahsine Marabet e Cenk Torun, due stelle provenienti da ambienti molto diversi ma, a quanto pare, unite da un momento tanto romantico quanto misterioso. Dalle passerelle di Parigi al set di Istanbul. Mahsine Marabet nasce a Casablanca ma trova la consacrazione a Parigi. A 19 anni sfila già per una maison di haute couture e firma un contratto con un'agenzia newyorkese. Il suo volto scolpito finisce sulle copertine di Vogue e Harper's Bazaar, mentre posa per maestri come Peter Lindbergh. Contemporaneamente, in Turchia, Cenk Torun diventa il beniamino di milioni di telespettatori grazie ai suoi ruoli intensi, che gli valgono premi, copertine e lo status di fidanzato d'Anatolia. L'amicizia online e i primi indizi. Maggio 2023. I fan notano che Cenk mette like a 3 campagne consecutive di Mahsine. Un mese dopo, la modella condivide una canzone turca anni 90, la stessa che l'attore cita spesso in interviste. A dicembre entrambi partecipano, senza foto ufficiali, a un party di Capodanno a Bodrum. Sullo sfondo di un selfie di gruppo si intravede la loro silhouette seduta fianco a fianco. Il gossip, però, resta solo un sussurro. Gennaio 2024. Lo shooting casuale in Cappadocia. Poche settimane più tardi, un fotografo freelance vende a un tabloid inglese scatti rubati tra i camini di fata della Cappadocia. Mahsine posa per un catalogo, Cenk la osserva dietro al monitor. Gli agenti minimizzano, era solo in visita, ma gli scatti mostrano gesti di complicità. Lui le sistema il colletto del cappotto, lei gli sfiora l'avambraccio ridendo. I blog internazionali rilanciano e, per la prima volta, parlano apertamente di possibile relazione. 15 marzo 2025. La fuga di materiale e il mistero del drone. Un account anonimo pubblica su un forum privato 23 secondi di video in 4K. Un drone sorvola una terrazza affacciata sull'Egeo, illuminata da lanterne. Un quartetto d'archi suona un adagio, forse un arrangiamento di La Vie in Rose. Al centro, Mahsine in abito avorio minimalista e Cenk in completo sabbia. Lui estrae un anello, glielo infila al dito, parte un applauso, loro si abbracciano. Il filmato scompare dopo 8 minuti, ma è già stato scaricato da centinaia di utenti, che lo riversano su Telegram, Instagram e TikTok. Le agenzie reagiscono con toni opposti, quella di lei parla di video decontestualizzato, quella di lui promette azioni legali per intrusione nella vita privata. Troppo tardi, la valanga mediatica è già partita. Autenticità, gli indizi a favore e i dubbi. 1. Geolocalizzazione. Un travel blogger riconosce la terrazza in un resort di lusso a Cesme. Il direttore conferma che il 7 marzo l'area è stata affittata da un'agenzia eventi con clausola di riservatezza assoluta. 2. L'anello. Un gemmologo italiano identifica il gioiello come creazione su misura di un atelier parigino che collabora regolarmente con Mahsine. Valore stimato, 180.000 euro. 3. Lista nozze. Un portale di wedding planning rivela un profilo privato alle iniziali M.M.E.C.T, contenente location sul Bosforo e a Marrakech. Gli scettici, però, notano che il drone compie movimenti troppo cinematografici e che la colonna sonora sembra aggiunta in post-produzione. Mancano amici e parenti in scena, forse una strategia di marketing orchestrata da un famoso brand di gioielli, già sponsor dell'evento di Dubai in cui la coppia si conobbe nel 2023? Ai social in fiamme. L'hashtag cancelletto ma Cenk engagement supera 700.000 menzioni in 24 ore. Alcuni fan esultano, era destino, altri si sentono manipolati, perché tenerci all'oscuro? Non mancano gli hater, c'è chi accusa Mahsine di caccia al passaporto e chi vede in Cenk una ricerca di visibilità internazionale. Ai talk show si dividono, psicologi analizzano il body language fotogramma per fotogramma, opinionisti religiosi invocano rispetto per la privacy, gossip bloggers montano e rimontano il filmato alla ricerca di microdettagli.
famiglie e culture a confronto. Secondo fonti vicine all'attore, i genitori di Cenk, molto tradizionali, originari di Konya, dubitano che il lavoro nomade di Massine sia compatibile con una vita ordinata. Al contrario, la madre di lei, ex insegnante di letteratura francese, vedrebbe in Cenk un compagno rassicurante. Accademici di sociologia sostengono che, se confermato, questo fidanzamento potrebbe diventare un ponte culturale fra Nord Africa e Anatolia, con ripercussioni su brand, turismo e soft power. Silenzi, smentite. E la conferenza di Parigi. Oggi, 4 agosto 2025, né Massine Marabet né Cenk Torun hanno confermato né smentito in modo definitivo. Voci autorevoli parlano di una conferenza stampa congiunta fissata per fine settembre nella capitale francese. Alcuni insider sostengono che presenteranno una docuserie sulla loro storia, girata in segreto, altri ipotizzano il lancio di una collezione di alta gioielleria ispirata al loro amore senza confini. La posta in gioco, in termini di visibilità e contratti, è altissima. Conclusione, promessa sincera o strategia virale? La vicenda dimostra quanto la linea tra vita privata e narrazione pubblicitaria sia sottile nell'era dei social. Undrawn, forse dietro invito, forse clandestino, ha trasformato un momento intimo in un evento globale, mescolando speranze romantiche e diffidenza collettiva. Se il fidanzamento sarà autentico, assisteremo a un matrimonio capace di unire culture, mercati e fanbase planetarie. Se si rivelerà un'operazione di marketing, resterà comunque un caso di studio sulla potenza dello storytelling visivo applicato allo star system. E voi da che parte state? Credete all'amore che supera ogni dubbio o al grande piano pubblicitario? Scrivetelo nei commenti. Lasciate un like se vi appassiona l'indagine, iscrivetevi per non perdervi gli aggiornamenti e, come sempre, grazie di cuore per aver percorso con me questo viaggio dietro le quinte dello show business. Ci vediamo presto!